in questo video. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video e in questa terza parte a Austin, ovvero la capitale del Texas. Nella scorsa parte abbiamo visto il fantastico Campidoglio e adesso, sempre durante il secondo giorno ad Austin, dopo il Campidoglio, ci siamo diretti al fiume Colorado per prendere il kayak e risalire questo fiume. E dopo aver fatto questa esperienza in kayak andremo in un ponte davvero particolare che deve la sua fama a un'enorme colonia di pipistrelli che vivono sotto di esso. E inoltre vi lascio il link qui in alto, sempre a destra, di tutta la serie di Austin, e vi lascio il link qui in alto a destra dopo questo link di tutta la serie in Texas, perché questo viaggio parte da Houston e poi dopo Austin ritorneremo a Houston e poi andremo in Messico, ma questo lo scopriremo più avanti nei prossimi video. Detto questo, non aggiungo altro e buona visione. Ok, siamo arrivati alla struttura dove affittano i kayak e i SUP e adesso vediamo, perché se ci bagniamo magari così non lo prendiamo. Ok gente, come potete vedere alla fine ho preso il kayak ma senza mia madre. Allora, io per fortuna avevo questo cambio qui di pantaloncini perché ho chiesto al signore, mi ha detto che probabilmente ci bagnavamo. E niente, quindi ho tolto le mutande, ho tolto la tuta e mi sono messo questi pantaloni senza mutande, così poi nel caso mi bagnassi mi rimetto le mutande che avevo e i pantaloni che avevo lunghi, quindi è come se avessi un cambio. E niente, visto che ho lasciato mia madre lì, ho pagato un'ora, però farò tipo mezz'ora per non lasciare mia madre da sola per tanto tempo. Adesso andremo fino a quel ponte lì, almeno questo qui, e poi torno indietro. Vedo che la corrente comunque va verso di là, quindi poi il ritorno sarà più duro. Adesso abbiamo la corrente contro e sarà veramente tosta, e non ho neanche tanto tempo per tornare, tipo 10 minuti. Ce la facciamo. E c'è anche il vento contro. Prima mi stava volando il cappello. Ok gente, ho 7 minuti per arrivare lì in fondo, però guardate quanta strada ho fatto. Ho messo il turbo, figa, sono stanchissimo. Sono veramente stanco. Ma Super Tramp non si fa abbattere, In tutto ciò io non sto neanche benissimo. Questo non mi serviva tanto, anzi. Ok, thank you. Minchia, ho fatto una faticaccia ad arrivare qua di fretta. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, è stata dura, però alla fine ce l'abbiamo fatta, portata a casa. Adesso ci cambiamo e andiamo alla prossima tappa. Allora, adesso ci stiamo avviando verso l'ultima tappa e vorremmo visitarlo in un modo speciale, come avevo anticipato. Sarebbe in barca, ed è speciale questo ponte perché vivono un sacco di specie, tipo 750.000 esemplari di pipistrelli in teoria, che vivono sotto questo ponte, e al tramonto questi pipistrelli volano liberi dal ponte e vanno a caccia, e deve essere uno spettacolo figo se si riesce a vedere. Quindi adesso proviamo a una cosa di barche che c'è lì vicino e vediamo se sono ancora aperti, se ci fanno un tour, quanto costa, eccetera. Nel caso non riuscissimo andremo sul ponte al tramonto e aspetteremo lì che i pipistrelli volino. Comunque adesso mi si è scaricata la GoPro, infatti ho il power bank in mano e è un casino, siamo di fretta, quindi ci vediamo dopo. Ok, siamo arrivati alla fermata del pullman, questa qui. Volevo farvi notare come la periferia di Austin sarebbe, ma guardate quanto è tenuta bene anche la periferia. Cioè vai in periferia a Milano e fa cagare il giardino, tutto pulito, assurdo.
assurdo. Ok, alla fine siamo saliti sul pullman, ma abbiamo trovato un rompicoglioni. Non ci ha fatto salire, avevamo tipo 50. Però non dà resto, capito? Devi mettere la moneta o i pezzi piccoli. E alla fine siamo dovuti andare in questo posto qui, che è caratteristico in realtà. Che caruccio. E a prendere 2 caffè, così ci hanno cambiato il 50. Adesso abbiamo i soldi per prendere il bus. E speriamo di arrivare in tempo per la barca, ma credo che non faremo in tempo, e quindi andremo solo sul ponte. Speriamo di arrivare almeno per il tramonto. Il bagno del posto. Ok ragazzi, abbiamo preso un pullman diverso, ma o il 7 o il 20, ora siamo sul 20. Entriamo, gli do questi $3, mi fa no vai a sederti. E alla fine non li ha voluti i soldi, faccio ma te li ho, li volevo proprio pagare questi $3 per il biglietto. E alla fine niente, mi fa no vai a sederti. Faccio ok, grazie. E niente, quindi adesso siamo sul pullman e non so se ce la faremo, vediamo. Adesso stiamo andando sotto al Congress Avenue Bridge, che è questo ponte famoso da dove da sotto si vedono i pipistrelli, in teoria. E quella è la barca che dovevamo prendere noi. Però io ho chiesto e non ci ho capito molto, ma credo che era troppo tardi per fare questo tour. Ok, alla fine ci siamo appostati da questa parte del ponte e come tutti stiamo aspettando che i pipistrelli si sveglino e speriamo che i pipistrelli si facciano vedere, e spero di riuscire a riprenderli in tempo, perché non è che posso stare con la telecamera tutto il tempo. Niente, abbiamo conosciuto questi signori polacchi dietro di noi, e davvero simpatici. Fanno 6 mesi a New York e 6 mesi in Florida, perché a New York durante l'inverno fa freddo e quindi vanno in Florida. Una vita così non è male, Allora non mi vedrete perché è notte. Comunque, allora stiamo andando a quel ponte dei pipistrelli. Meno male che non abbiamo preso la barca, perché la prendavamo per niente, visto che i pipistrelli erano 2. Niente, quindi è un peccato. Io mi aspettavo proprio tipo una stormo di pipistrelli che uscivano al tramonto, con Batman anche, invece è un cazzo. E niente, adesso ci dirigiamo verso il centro. Allora c'è una micro tappa che tanto è easy e ci sta a vederla perché non occupa tempo, e quindi andiamo a vedere questa micro tappa. Troveremo un posto per mangiare, magari ci facciamo un giro in centro così a caso e poi andiamo in hotel, che domani mattina ancora non è finita Austin, perché noi partiamo verso il pomeriggio, verso le 2, e domani mattina ancora c'è qualcosina da vedere. Siamo arrivati all'ultima micro tappa prima di trovare un posto per mangiare, e chissà dove finiremo stavolta a mangiare, chissà quale piatto di pasta da 40 euro prenderemo. Comunque adesso è coperto, ma questo è il murales che volevo vedere. Questo graffito di Wonder Woman alto ben 30 metri è stato realizzato in soli 5 giorni sul lato ovest del Line Hotel, ed è stato fatto come tributo al centenario del diritto di voto da parte delle donne negli Stati Uniti. Adesso sono sul ponte dove sotto ci sono i pipistrelli, e niente, ero curioso di vedere la visuale da questo ponte qui, quindi lo faccio, poi torno indietro, che in realtà sto andando dalla parte opposta della città. Mia madre si è dispersa perché se n'è andata, non ha voluto più seguirmi, e sarà un casino ritrovarla perché lei non ha internet, non sa come fare con il wifi, è un casino adesso. Adesso mi faccio sto ponte e poi torno indietro e spero di trovarla lì. Ok, mentre arrivavamo all'hotel abbiamo trovato il Cooper's Old Time, che è questo posto qui, e credo facciano sicuramente carne, hamburgeria, vediamo. Questo è il dentro stratipico. Allora, qua abbiamo un po' di carne, salsiccia, roba di maiale. Questa è tipo una specie di salsa BBQ la chiamano. Queste qua sono tutte gratuite, queste qua a sinistra. Questa abbiamo pagato, e la patata credo che l'abbiamo pagata. Poi la coca c'è il refill gratis lì. Volevo provare questi cetriolini. Poi qua c'è una zuppa di legumi, pane. Questo è tipo burro. E abbiamo pagato 23 euro, quindi cioè $23 in 2, quindi tanta roba. Non mangiate mai italiano in America, mangiate solo le schifezze americane. Allora passiamo all'assaggio della salsiccia. Molto buona. Forse la buccia è un po' dura, però è buona. Adesso alla costina. E raga, la costina buonissima, veramente buona, morbidissima, non grassa, buonissima. Assaggiamo sta bestia qui, sempre maiale, buonissima anche quella. Assaggiamo il cetriolino tipico americano, tipo del panino del Mac.
A me piace. Molti lo tolgono nel panino del Mac, però io lo lascio. Ora mi preparo un super panino. Pan. Vediamo com'è. Chiamatemi Ivan lo chef. Quanta roba. Questo è il burrito che abbiamo mangiato a Houston con i colombiani. Se la giocano per il miglior posto di questo viaggio per mangiare. Ok, volevo vedere un po' l'hotel, che è veramente bello questo hotel. C'è la spa, c'è la piscina, c'è la palestra, c'è qualsiasi cosa. Solo che è tutto chiuso e domani ce ne andiamo, quindi non la vedremo mai. E è bello questo hotel per gente che vuole rilassarsi, non vuole visitare, quindi stare all'hotel. Per me invece che voglio vedere tutto eccetera, l'ho usata praticamente, cioè, solo per dormire. E niente, infatti domani mattina sveglia presto e prima di riprendere il pullman di ritorno giriamo ancora un po'. Siamo arrivati in stanza e ci hanno lasciato questo, mi sta per il carnevale. Ora sì che sono super tramp. L'era dell'avventura. È pulita sta maschera. Siamo giunti anche alla fine di questo video, però ci vediamo molto presto con il continuo di questo fantastico viaggio a Austin. Infatti ci sarà anche un terzo giorno, in realtà la mattina del terzo giorno, dove andremo nella strada più importante e iconica di Austin e dove andremo a vedere anche un negozio, tra virgolette, di souvenir e di soprattutto stivali e pellame con prezzi assurdi, famosi appunto ad Austin, che vedremo nel prossimo video. Il graffito più iconico che raffigura la scritta Austin e tanto altro ancora. Però il viaggio non è finito qui, infatti poi torneremo a Houston per andare a vedere il museo della NASA e tanto altro ancora, quindi assolutamente iscriviti al canale. Inoltre se il video ti è piaciuto lasciami un bel like e scrivimi un qualsiasi commento su feedback, se hai domande, curiosità eccetera, a cui io risponderò super volentieri. E niente, detto questo, da Supertramp è tutto. Comunque questi accappatoi, cosa sembro un signore, ma proprio signore mi sento.